Ciao a tutti. Benvenuti su Celebrita dalla Turchia. Tutti i dettagli sono nel nostro video. Prima di continuare, ricordate di iscrivervi e di condividere questo contenuto con chi ama il mondo delle star. Grazie di cuore. La scorsa notte, l'abbagliante festa di fidanzamento di Cenk Torun e Mahsine Merabet ha lasciato il segno non solo per l'eleganza dell'evento, ma per un ingresso che ha commosso tutti. Quello di Azal Suba, arrivata nella sala con gli occhi lucidi e il capo lievemente chino, come se volesse proteggere il proprio cuore dall'ondata di emozioni che la stava travolgendo. La cerimonia, organizzata in uno degli hotel più raffinati di Istanbul, ha accolto ospiti selezionatissimi, volti noti e amici di lunga data. Ma è stato quel momento, prima ancora che iniziassero le presentazioni ufficiali, a far cambiare l'aria. Azal, avvolta da un abito nero dalla linea pulita e brillante di una discrezione che la rendeva ancora più elegante, è rimasta per qualche istante nella zona foyer, circondata da amici che si sono avvicinati istintivamente per consolarla. Un mormorio si è diffuso rapidamente tra i tavoli. C'era chi diceva che la sua agenda fitta l'aveva fiaccata, e chi invece sussurrava che questa serata speciale stesse richiamando ricordi antichi, giornate condivise, battute, set, confidenze custodite lontano dai riflettori. Dopo qualche respiro profondo, Azal ha ritrovato la calma. Le sue labbra si sono schiuse in un sorriso gentile, e così, con passo controllato e sguardo lucente, è entrata nel salone principale. Ad accoglierla, proprio accanto all'arco di fiori dove sarebbero stati scambiati gli anelli, c'erano Cenk Torun e Mahsine Merabet. Il loro abbraccio, stretto e sincero, ha parlato più di 1000 parole, un gesto che ha rivelato l'intimità di un'amicizia vera e la delicatezza con cui i protagonisti della serata sapevano ascoltare chi avevano attorno. Gli invitati, testimoni discreti di quella vicinanza, hanno trattenuto il fiato per un secondo. Quel quadro è rimasto nel cuore di molti come la scena più toccante della notte. Poco dopo, Azal è apparsa frizzante, finalmente leggera. La si è vista scambiare un paio di battute sul tappeto centrale, scegliere un posto al tavolo degli amici e lasciarsi cullare dalla musica. Quando le è stato chiesto di spiegare il suo stato d'animo, ha risposto con un filo di voce, ma con una sincerità che ha colpito tutti. Voleva essere presente, guardare da vicino la felicità di Cenk e Mahsine, e custodire per sé l'eco di un momento irripetibile. Ha aggiunto che anche per lei questa sera aveva una luce speciale, come se i ricordi e il presente avessero deciso di incontrarsi proprio lì. Il momento dello scambio degli anelli, accompagnato dall'applauso caloroso delle famiglie, ha dato il ritmo alla serata. Il salone, lavorato in toni pastello che sembravano accarezzare ogni angolo, profumava di fiori freschi. Le candele, disposte con gusto sui tavoli, creavano un'atmosfera intima, quasi da sogno, come se la città al di là delle vetrate si fosse fermata a spiare, in punta di piedi, la dolcezza di quei minuti. Ogni dettaglio parlava di cura, ogni sguardo era una promessa. I social, nel frattempo, hanno iniziato a vibrare. Immagini, brevi clip, inquadrature rubate alle risate e agli abbracci, in poche ore, tutto ciò che accadeva in quella sala è diventato tema dominante. Ma più di ogni altro scatto ha colpito la tenerezza delle lacrime di Azal, quel suo apparire e scomparire dietro un velo di malinconia e gioia. C'è chi ha scritto che era la naturale emozione di chi conosce bene i protagonisti e sa quanto abbiano atteso una serata così, c'è chi ha azzardato interpretazioni più intime, ma sempre con rispetto, perché l'emozione, quella vera, non si giudica, si ascolta. Con il passare dei minuti, la sala è stata attraversata da una corrente romantica che diventava quasi palpabile. Le risate e i piccoli brividi si alternavano in un gioco di specchi. Mentre Azal chiacchierava con i suoi amici, la felicità di Cenk e Mahsine sembrava illuminare il pavimento come il riflesso di una luna d'estate. Gli sguardi che i due si lanciavano, quell'intesa composta e inconfondibile, colpivano tutti. Azal, ogni tanto, si fermava. Era presente, ma sembrava ascoltare anche un'altra musica, la musica interna dei ricordi. In altri momenti si avvicinava agli sposi, consegnando piccole sorprese, parole soffiate con leggerezza, frammenti che nessuna telecamera potrà mai davvero catturare.
Le canzoni scelte per accompagnare la serata sono diventate argomento di conversazione. Tra note dolci e dichiarazioni indirette, la playlist sembrava scritta su misura per la storia di Cenk e Maassine, come se il loro percorso, con le curve e i rettilinei, fosse inciso tra un ritornello e l'altro. La torta, meravigliosa nella sua sobrietà, è stata il cuore di una sequenza di scatti che hanno fatto il giro del web, sorrisi spontanei, occhi che brillavano a ritmo di flash, mani che si stringevano con quella fermezza che dice più di un discorso. In mezzo agli ospiti c'erano volti conosciuti e anche qualche sorpresa, giovani talenti che iniziano ora a farsi spazio. Eppure il filo conduttore non è mai cambiato, non era solo un fidanzamento, era l'abbraccio di una comunità affettiva, un punto d'incontro tra amicizia e sincerità, tra presente e memoria. Azal, pur avendo dovuto asciugarsi gli occhi più di una volta, ha lasciato la sala con la serenità che appartiene a chi ha vissuto fino in fondo un'emozione condivisa, portandosi via la certezza di aver partecipato a qualcosa che resterà. Mentre le clip continuavano a essere ricondivise, alcuni fan hanno interpretato quell'altalena tra tristezza e felicità come un segnale di legami antichi, di complicità nate sul lavoro e rimaste vive nel tempo. Altri hanno letto tutto come la manifestazione di una sensibilità naturale, di un cuore che non ha paura di mostrarsi. Di certo, la notte ha messo in luce la gioia inconfondibile di Cenk Torun e Maassine Merabet. La loro premura nel salutare ognuno, nel fermarsi con calma ad ascoltare, nel ringraziare con piccoli gesti, ha rafforzato la magia dell'evento. Azal è rimasta spesso vicina a loro, ora ridendo, ora con una lacrima che brillava come la cera di una candela. Quei momenti, catturati da telefoni e macchine fotografiche, sono diventati l'immagine simbolo della serata, il confine sottile in cui una persona può sentire nostalgia e felicità allo stesso tempo, stringendo il presente tra le dita con la gratitudine di chissà quanto conti esserci. Più tardi, quando il brusio è calato per lasciare spazio a una melodia lenta, Azal si è ritagliata un piccolo angolo appartato. Attorno a lei, le amiche che l'hanno sostenuta da sempre. Mani sulle spalle, respiri profondi, una carezza ai capelli per spazzare via il tremito residuo. Il sorriso di Azal, delicato ma vero, non è sfuggito ai fotografi più attenti, eppure in quegli occhi è rimasta una lucentezza malinconica, come un riflesso che non se ne va al primo colpo. In quell'istante, nel mezzo dei fiori e delle luci soffuse, è apparsa sola e insieme custodita, come se l'onda dei ricordi l'avesse avvolta per poi riportarla a riva. Intanto, Cenk e Maassine continuavano ad accogliere gli ospiti con uno scintillio negli occhi che rivelava l'essenziale. Ogni sguardo tra loro era una frase completa. Quando Azal si è avvicinata per un augurio speciale, ha sfiorato le loro mani con un sorriso piccolo e luminoso, catturato al volo da chi aveva l'obiettivo pronto. Gli invitati hanno subito ripensato alle lacrime iniziali, riconoscendo in quella scena la bellezza di un'emozione che si era fatta strada senza chiedere permesso. La sala, intanto, sembrava respirare. Le luci morbide, i toni tenui, gli allestimenti floreali componevano una coreografia silenziosa. L'applauso che ha accompagnato il taglio della torta e lo scambio degli anelli ha mescolato risate e occhi lucidi, creando uno dei ricordi più intensi della serata. Per un istante, davvero, è parso che tutto si fermasse, che il tempo, educato, facesse un passo indietro per lasciare Cenk e Maassine al centro della loro promessa. Azal, pur sentendo riaffiorare qualche frammento del passato, ha stretto i denti con grazia. Sostenuta dalle amiche, ha ritrovato la sua leggerezza, i passi sul dance floor, la complicità con chi la conosce meglio, la voglia di lasciarsi andare a quell'energia contagiosa che la sala emanava. Le foto di quegli istanti hanno accelerato la corsa sui social. C'erano commenti che celebravano la genuinità, altri che notavano il contrasto tra le lacrime e le risate, tutti uniti dalla sensazione di aver assistito a qualcosa di sincero. Molti ospiti, interrogati a fine serata, hanno sottolineato quanto questa non sia stata una semplice cerimonia di fidanzamento. Hanno parlato di una riunione di sentimenti, di una serata dove i legami hanno preso forma visibile, di un modo diverso di raccontare l'amore. Quello che si condivide con chi c'è stato, con chi c'è e con chi ci sarà. È per questo che i cronisti mondani, già mentre chiudevano i taccuini, sapevano che questa notte sarebbe rimasta.
Prima di andare via, Azal si è fermata un momento sulla soglia. Si è voltata a guardare la sala, ha stretto il bavero dell'abito tra le dita e ha lasciato cadere una frase breve, che però sembrava riassumere tutto. La felicità di Cenk e Massine può diventare uno slancio per chiunque. Parole semplici, il tipo di verità che non si spegne all'alba. E mentre le luci si attenuavano e i brani finali scivolavano come una ninna nanna, gli ultimi invitati hanno continuato a scambiarsi impressioni, a riguardare le foto, a commentare i dettagli dell'allestimento. Qualcuno ha messo a fuoco il quadro d'insieme, la città fuori, con i suoi rumori, e qui dentro un piccolo universo fatto di amici, sorrisi, memoria e futuro. Cenk Torun e Massine Merabet, mano nella mano, hanno salutato tutti, con quell'eleganza naturale che li accompagna. C'era la promessa di una nuova pagina, di un capitolo inatteso eppure atteso da tempo. Il resto appartiene al viaggio di queste immagini, all'eco che rimbalza di profilo in profilo. La commozione di Azal, la dolcezza di Cenk e Massine, la complicità degli ospiti, il profumo dei fiori, le candele che tremano e non si spengono. Tutto questo rimarrà, almeno per un po', nel cassetto dei momenti che contano. E se c'è un segreto che la notte ci ha lasciato, è che la gioia, quando è condivisa, diventa un ponte tra le persone. Un ponte che si attraversa con passo lento, ascoltando i battiti e le note, e che conduce esattamente dove vogliamo essere. Siamo giunti alla fine del nostro video. Se vi è piaciuto, non dimenticate di iscrivervi al canale e di condividerlo con chi ama seguire queste emozioni. Da Celebrita dalla Turchia è tutto. A presto!